Salve, allora siamo a pochi giorni dalla Santa Pasqua e chiaramente ci sono tante ricette pasquali che in cucina si possono fare per allietare i nostri ospiti. Tra le tante ho scelto oggi di preparare la cosiddetta pizza piena. È un rustico che diciamo insieme al cosiddetto casatiello pasquale rappresenta un trionfo nella tavola della nostra Pasqua. Per la pasta brisée abbiamo bisogno di farina 250 g, burro 125 g, 2 uova intere, del sale fino. Gli ingredienti per la pizza piena che servono quindi per il ripieno sono ricotta di pecora o di vaccino, uova sode, del formaggio piccante tipo auricchio, della pancetta arrotolata, del capicollo stagionato, del salame tipo Napoli, del parmigiano grattugiato miscelato con del pecorino. Iniziamo con la preparazione della pasta brisée, di questa pasta che poi sarà il contenitore dei prodotti che poi vi farò vedere che andremo ad inserire in questa pizza. Quindi prendiamo per la pasta brisée, allora prendiamo in una bowl della farina, uniamo del burro realizzato già a pomate, già quindi abbastanza morbido, e iniziamo ad impastare. Dobbiamo far incorporare il burro alla farina lentamente, in modo che il burro prenda tutta la farina necessaria. Inseriamo anche un pizzico di sale, circa 10 grammi, e mettiamo le uova, 2 uova, continuando a miscelare il tutto. Come vedete è un impasto molto semplice, con questa pasta brisée si possono realizzare tantissime cose, è molto duttile, molto friabile e non è eccessivamente grassa. Come tutte le paste lavorate hanno bisogno di un certo riposo in frigo. Ora mettiamo in pellicola la nostra pasta brisée e tentiamo di farla riposare in frigorifero almeno per un'oretta. Allora la nostra pasta si è riposata e adesso possiamo procedere alla stesura della pasta e quindi a foderare questa nostra teglia, che praticamente servirà da contenitore alla nostra pizza piena. Quindi va maneggiata con cura, va sempre messa un po' di farina sottostante, quindi poi procediamo a distendere. Quindi abbiamo fatto la nostra fodera, quindi procediamo a foderare il nostro tegame. Tutti gli ingredienti che prima abbiamo elencati debbono praticamente essere inseriti uno alla volta, come se fosse una sorta di lasagna, vanno inseriti nel nostro contenitore. Prima di fare questo prepariamoci un battuto di uova, inseriamo del formaggio pecorino, andiamo a sbattere per formare una sorta di frittata. Ecco, allora gli ingredienti li abbiamo tutti selezionati, sono stati tutti quanti già affettati, il nostro provolone, vedete, tutto molto sottile, la pancetta, il capicollo anche molto sottile, il nostro salame napoletano. Iniziamo praticamente ad inserire nel nostro contenitore il formaggio, quindi mettiamo delle fettine di formaggio e iniziamo a tagliare le nostre uova sode che abbiamo precedentemente preparate. Poi adesso inseriamo della ricotta a ciuffetti e poi iniziamo ad inserire leggermente un po' d'uovo. Rifacciamo un altro strato. Adesso abbiamo completato il ripieno, adesso ci serve ancora della pasta brisée per coprire
la nostra teglia. A questo punto copriamo la nostra pasta andrete a e poi con un piccolo coltellino qualche buchetto per fare camino di aria in modo tale che la pasta non scoppi. Quindi adesso praticamente siamo pronti per infornare la pizza 180 gradi per 25 minuti. La pizza quindi dopo la nostra cottura in forno è pronta, l'abbiamo anche fatta raffreddare e quindi adesso possiamo procedere sia all'impiattamento che al taglio. Ecco, vedete come si è cotta bene anche la parte sottostante. Vedete, se notate abbiamo la presenza dei vari strati della pizza, delle uova, della ricotta. È bella quindi poterla servire in questo modo a tavola durante il periodo pasquale. Affettiamo dei finocchi a julienne. Con questo ultimo tocco la nostra pizza piena è pronta per essere gustata.